Bentornati a tutti in questo nuovo video, stagione 3, anno nuovo, stagione nuova. Allora, come vedete siamo andati un pochino avanti e nello specifico abbiamo deciso di cambiare sistema per quanto riguarda questa porta. Prima c'era installato qua qualcosa fatto in maniera diversa, non mi ricordo più, e abbiamo deciso di creare l'intelaiatura in questo modo, ok? E successivamente siamo andati con le cerniere ad appoggiarci di modo da avere questo perfettamente parallelo col cruscotto con i suoi spessori che andremo ad installare a lavoro finito. Quindi questo qua praticamente ci riporterà alla piastra montata qui e a quella montata qui. Fatto quello abbiamo accorciato qua qualcosina, appoggiate, e quindi siamo così messi. Portavetro che abbiamo già appoggiato qui e che merita un attimino di lavoro perché dobbiamo dargli la giusta inclinazione come questo portavetro qui, quindi bisogna in questo modo angolarlo in maniera corretta e richiede un attimino di tempo. Quindi adesso abbiamo, prima di saldare il telaio alle cerniere, l'abbiamo provato di là, visto che è perfetto, quadra tutto quanto come da questa parte. Adesso lo smontiamo, ok? Quindi togliamo il perno e lo togliamo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Infatti sono già stati fatti quei cilindretti qui che inizialmente erano stati fatti solo per questa porta, nel dubbio, perché non sapevamo se potevano andare bene al 100%, quindi adesso abbiamo una prova che vanno bene, li abbiamo rifatti. E quindi probabilmente porteremo la portiera di là allo stesso punto di questa, quindi con tutto quel sistema qui di cerniere, ganci eccetera, e il telaio. Poi passeremo i vetri. Quindi iniziamo. Allora, siamo partiti dalle cerniere. Questi qua sono i bussolotti che vedete anche nell'altra portiera. È stata fatta la stessa identica struttura, saldati all'interno, tutta la parte esterna. Qua sotto li abbiamo lasciati liberi, ok, 1 e 1 2. Poi è stata preparata l'intelaiatura della portiera del guidatore che andrà qui, stessa roba di quell'altra, e adesso andremo a piazzare quelle due cerniere lì come nell'altra portiera. Le puntiamo e poi andiamo avanti. Monteremo la cerniera su questa portiera di qui o di qui, adesso non so, forse di qui. La presentiamo su e vediamo come starà con le due portiere montate. Allora, li abbiamo puntati, questi qua si muovono molto bene, abbiamo lasciato un giusto gap per riuscire a sfilarli. Adesso che ovviamente, come ho detto, tutto puntato perché non si sa mai. Perfetto. Adesso prendiamo e buttiamogli sulla portiera, vediamo un attimino come siamo messi, dai. Avanti così. Allora, abbiamo installato la portiera e l'abbiamo anche già saldata tutta. Questo vale per questa qui del lato guidatore e anche per il lato passeggero. Sono saldati, diciamo che i telai sono saldati, finiti, come vedete. Voilà. Ok, adesso abbiamo segnato dove andranno le piantane, ok? La prima la metteremo in corrispondenza di questa. Infatti qua monteremo, installeremo il primo bullone, ok? Qui o dove capita, che andrà poi a chiudere l'intera portiera, diciamo. Questo qua è il primo punto, diciamo, solido dove chiudere. Almeno questa è l'idea iniziale, poi si fa sempre in tempo qua a cambiare in base alle esigenze. Come vedete, 1, 2, 3, 4 piantane e dopo faremo tutti gli orizzontali. Gli orizzontali probabilmente li faremo fino in fondo, adesso decidiamo, cioè quella parte qua la chiuderemo quasi sicuramente. Qualcosa lo metteremo, indi per cui prepariamo tutte le piantane,
le puntiamo tutte e ci rivediamo quando questa parte qui sotto è tutta puntata. Questa, quella di là, e poi passeremo al portavetro. Ecco, volevo soffermarmi un attimo sulla follia che c'è dietro al montare correttamente queste piantane. Difatti devono essere perfettamente perpendicolari a questo piano, quindi così, ok, questa linea, e anche per così, da questa faccia, che è quella che ci interessa più di tutte, perché questa parete deve essere completamente piana. E diciamo che non ci sono molti altri metodi, poi capitano imprevisti tipo quello, quindi bisogna risolvere, e un bel calvario, sarà bella lunga, veramente lunga. Avanti. Ebbene sì, stiamo facendo progressi. Allora, questi qui che erano quelli semplici sono stati fatti subito perché sono tutti angoli a 90 gradi. Questi qui adesso ci divertiamo. Rileveremo prima cosa i gradi di questo angolo, questo qui è a 90 gradi con il resto, e facciamo anche questi tre. Queste tre traverse sono posizionate praticamente dove andranno saldati questi qui. Perché è stato fatto così? Per avere questa misura il più precisa possibile, perché qua scendendo di 1 millimetro mi cambia fuori tutto quanto, potrebbe anche spostarsi in su di parecchio, allungando questa qui di 1 millimetro potrebbe anche salire di 3 o 4 questo qui, quindi così facendo abbiamo il riferimento per la misura più corretta, più giusta. Quindi facciamo anche questi tre, puntiamo tutto. La porta è già girata di modo che la faccia che a noi interessa, che è questa qui dietro, sia perfettamente flat, quindi come vedete appoggia su questo piano e su questo, ben morsettata, poi magari ne aggiungiamo un altro qui in mezzo, qui e qui, di volta in volta che li saldiamo, in modo da essere sicuri che questa faccia sia perfetta. Qua dietro potrebbero esserci su anche delle piccole tolleranze, non ci interessa, basta che quella di là sia perfetta. Li puntiamo tutti quanti, come ho detto, e li puntiamo tutti e la buttiamo su in macchina. Allora, cari amici, come vedete abbiamo installato la portiera, è stata tutta saldata con tutti i suoi soldatini e siamo così messi molto bene. Allora, adesso dobbiamo vedere di sistemare il portavetro. Qua adesso è appoggiato molto, diciamo, non proprio nel suo posto, e dovremmo vedere di installarlo dandogli la giusta inclinazione. Quindi probabilmente andremo ad installare qui sotto delle traversine da 5x5 come queste, alte il giusto, con un angolo in modo da inclinare il vetro in questo modo. Dovremmo farlo di qui e anche dall'altra parte, quindi adesso vediamo di trovare un sistema per riuscire a trovare l'angolo giusto in funzione anche dell'altezza che ci serve, perché qua adesso bisogna riuscire ad andare dove ci interessa a noi verso la macchina, quindi ci perdiamo dentro un attimino di tempo e ci vediamo quando magari abbiamo fatto già 2 soldatini provati anche a, diciamo, alla buona, saldati su. Ebbene sì, cari amici, il portavetro è su. Adesso manca da installare questo qui sotto, che poi vi faccio vedere cosa abbiamo dovuto fare all'interno per posizionare così il portavetro, che è stato abbastanza complicato in quanto ci sono tolleranze e spessori da calcolare prima di piazzarlo, e tenete presente che ci sono volute su per giù 4-5 ore per riuscire a metterlo nella sua posizione dove volevamo che stesse, quindi è una cosa abbastanza
diciamo non tanto complessa, ma deve essere fatta una volta sola, di conseguenza bisogna stare attenti a quello che si fa. Ci spostiamo all'interno che vi faccio vedere cosa abbiamo dovuto fare per metterlo in posizione. Ecco, allora, come vedete abbiamo dovuto seguire tutta la forma della macchina, applicare più piastre per capire poi dove andranno in futuro le chiusure, che è una cosa che va calcolata prima. Quindi il vetro non può essere posizionato e poi sperare che le cose vadino bene, bisogna fare tutti i conti prima. Da qui il fatto che ci abbiamo messo tanto tempo a piazzarlo. Quindi adesso che siamo a posto, valutiamo se saldare definitivi tutti questi ultimi soldatini, di modo che se dovesse esserci qualche, diciamo, flessione, usiamo questo termine, del portavetro dovuto a queste saldature qua sotto, le chiusure che andremo a fare poi definitive, o comunque quelle che poi rimarranno nella macchina, saranno già a posto, perché se abbiamo paura che puntando tutto quanto e poi saldando, se si storta il portavetro, le chiusure le dobbiamo rifare tutte quante da capo. Quindi probabilmente lo saldiamo finito, però adesso vediamo bene. Quindi ci vediamo tra un attimo, perché dobbiamo affrontare anche la porta del passeggero adesso. Non è abbastanza per quella del guidatore, quindi ci vediamo tra un attimino. Allora, come vedete è stato messo anche il secondo portavetro con tutti i suoi soldatini. Molto bene. Adesso, come per l'altra parte, li salderemo tutti e una volta saldati possiamo considerare queste porte, diciamo, al 50% delle lavorazioni di cui hanno bisogno. Infatti mancherà ancora tutto il discorso di forare per montare il vetro, di installare la piastra interna, parte di chiusure, piastre rimovibili e non, insomma c'è ancora un po' da fare. Allora la saldiamo e sì, ci vediamo tra poco, dai. Ok cari amici, è stata saldata per intero, esterna ed interna, ok, eccellente. Abbiamo già dato un bel colpetto di smeriglio dove serviva, così quella parete qui è praticamente pronta, a posto, per modo di dire. Ora, avendo praticamente impostato le due portiere, magari non in questo episodio, facciamo nel prossimo, così almeno non diventa troppo lungo questo e eccetera, almeno dividiamo anche un po' le varie lavorazioni per puntate, magari, che non sarebbe una brutta cosa. Possiamo partire a fare i piantoni verticali finalmente, perché adesso, avendo questa altezza, ok, possiamo vedere di piazzare i due montanti che avevamo abbandonato un po' di tempo fa, quando l'ottimismo era alle stelle. Quindi niente, quella del guidatore, quella del passeggero, adesso vediamo quale delle due fare per prime, comunque lo scopriremo insieme nella prossima puntata. Nella prossima puntata troveremo sicuramente anche un po' più di ordine, perché c'è in giro un po' un disastro, e direi che sì, potrebbe anche essere tutto, dai. Io vi ringrazio per averci seguito, per il supporto che ci state dando costantemente. Speriamo di finirla per quest'anno, ci speriamo, no vabbè dai, dovremmo farcela, non dovrebbero esserci particolari problemi. E niente, ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!